Buonasera a tutti e bentornati su BravoCast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia amica Angela. Stasera parliamo di qualcosa che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita. Quella sensazione di sentirsi a casa, al sicuro, tranquilli, e poi quella strana sensazione quando arrivi in un posto nuovo e tutto sembra diverso. Buonasera a tutti. Sì, Stefano, hai ragione. È una sensazione molto particolare, vero? Quando sei a casa tua, sai esattamente dove si trova ogni cosa. Sai come funziona la porta, conosci i rumori della casa, conosci i vicini. È tutto familiare. Ma quando vai in un posto nuovo, anche solo un hotel o la casa di un amico, tutto cambia. Esatto! E io ho vissuto questa situazione molto chiaramente qualche mese fa. Sono andato a lavorare in un'altra città per 3 settimane. La prima notte in quell'appartamento non riuscivo a dormire. Ogni piccolo rumore mi sembrava strano. Il frigorifero faceva un rumore che non conoscevo. Il traffico fuori era diverso. Anche il silenzio era diverso, se capisci cosa voglio dire. Capisco perfettamente. Anch'io ho vissuto qualcosa di simile. 2 anni fa sono andata a visitare mia sorella in un'altra regione. Abita in una piccola città, molto tranquilla. Io vivo in città da sempre, sono abituata ai rumori, alle macchine, alle persone che parlano fuori. Quella prima notte in casa di mia sorella era così silenziosa che non riuscivo a dormire. È strano, vero? Troppo silenzio può disturbare quanto troppo rumore. Assolutamente! È proprio questo il paradosso. A casa tua tutto quello che senti, anche i rumori, ti fa sentire al sicuro, perché li conosci, ma in un posto nuovo, anche se è più tranquillo, non ti senti sicuro allo stesso modo? Il cervello deve imparare il nuovo posto. Sì, e ci vuole tempo. Io dico sempre che ci vogliono almeno 3 notti per iniziare a sentirsi a proprio agio in un posto nuovo. La prima notte sei sempre un po' in allerta, la seconda notte vai meglio, la terza notte finalmente inizi a rilassarti davvero. Voi ascoltatori, quante notti ci vuole per voi? Scrivete nei commenti, siamo curiosi. Bella domanda per i nostri ascoltatori. Allora, Angela, parliamo un po' di più delle differenze pratiche. A casa mia, per esempio, so esattamente dove si trova l'interruttore della luce. È automatico. Arrivo a casa di notte, alzo la mano e trovo l'interruttore senza neanche guardare. In un posto nuovo, invece, cammino nel buio e non trovo niente. Ah sì, l'interruttore della luce. È una cosa piccola ma molto importante. E poi la cucina. A casa mia so dove sono tutti i piatti, i bicchieri, i coltelli. In un posto nuovo devo aprire ogni cassetto per trovare quello che cerco. È come essere un bambino che esplora una casa nuova. Tutto è una scoperta. È una bella immagine, quella del bambino. E sai cosa? Penso che questa sensazione di scoperta possa essere anche positiva. Quando arrivi in un posto nuovo sei più attento a tutto. Guardi le cose con occhi freschi. Noti dettagli che altrimenti non vedresti. È come resettare la mente. Vero, vero. Ma c'è anche la parte difficile, specialmente se sei in un posto nuovo per molto tempo, settimane o mesi. All'inizio è un'avventura, poi diventa faticoso. Devi imparare nuove abitudini, nuove strade, nuovi posti. E allo stesso tempo ti manca la tua casa, ti mancano le tue cose, ti manca la tua routine. Sì, la nostalgia di casa è reale. Io, durante quelle 3 settimane fuori, mi mancava il mio caffè al mattino, non il caffè in generale. Proprio il mio caffè fatto con la mia macchinetta nella mia tazza preferita. Sembra una cosa stupida, ma fa una grande differenza. Non è stupido per niente. Queste piccole abitudini sono parte di chi siamo, ci fanno sentire noi stessi. E quando non le hai, senti che manca qualcosa. Io, per esempio, ho una coperta sul divano di casa mia. È vecchia, un po' consumata, ma è la mia coperta. Quando sono altrove, sento sempre che manca qualcosa. E spesso è quella coperta. Bella, hai portato la coperta con te quando sei andata dalla sorella? La prima volta no, e non dormivo bene. La seconda volta sì, l'ho portata e dormivo molto meglio. Mia sorella rideva di me, ma funzionava. Questa è una strategia eccellente.
Portare qualcosa di familiare con te quando vai in un posto nuovo. Anche io lo faccio ora. Porto sempre il mio cuscino preferito. Le persone mi guardano strano in aeroporto, ma non me ne importa. Dormo meglio e mi sento più a casa. Sì, e poi ci sono altre cose che aiutano. Per esempio, organizzare lo spazio. Quando arrivo in un posto nuovo, una delle prime cose che faccio è sistemare le mie cose. Metto i miei prodotti in bagno, metto i miei vestiti nell'armadio, metto il mio libro sul comodino. In questo modo lo spazio inizia a sembrare un po' mio. Esatto, personalizzare lo spazio è fondamentale. Anche solo mettere una foto di famiglia su un tavolo può fare la differenza. Vedi qualcosa di familiare e ti senti subito un po' meglio. Ascoltatori, voi avete qualche trucco per sentirvi a casa in un posto nuovo? Condividete nei commenti. Le vostre idee aiutano tutti. Poi c'è anche la questione della sicurezza fisica, non solo emotiva. A casa mia so dove sono le uscite, so come funziona il sistema di allarme, so i numeri di telefono importanti. In un posto nuovo, specialmente un hotel o una città straniera, devi imparare queste cose molto in fretta. Verissimo. Io, quando arrivo in un hotel, prima di tutto guardo dove sono le uscite di emergenza. Poi controllo dove si trova il telefono nella stanza. Sembra paranoico, ma mi fa sentire più tranquillo. E mi ricordo di guardare il numero dell'hotel. Perché se devo chiamare qualcuno e devo dire dove sono, voglio saperlo. Ottime abitudini. E poi, quando sei in una città nuova, è importante imparare almeno il quartiere vicino all'alloggio. Capire dove si trovano i negozi, la farmacia, la stazione. Quando conosci un po' il quartiere, ti senti molto meno perso. E meno perso significa più sicuro. Sì, ricordo quando sono andato a Roma per la prima volta. Non per lavoro, ma da turista anni fa. Il primo giorno ero completamente perso. Tutto mi sembrava caotico. Le strade, il traffico, le persone. Dopo 2 giorni, però, ho iniziato a orientarmi. Sapevo come tornare all'hotel, sapevo dove comprare il pane, sapevo qual era il bar con il caffè migliore. E improvvisamente Roma sembrava meno grande e spaventosa. È proprio così. La familiarità cambia tutto. E sai una cosa interessante? Gli studi dicono che quando le persone si sentono a proprio agio in un posto, sono anche più aperte a incontrare gente nuova e a fare nuove esperienze. Quando sei in allerta, invece, tendi a chiuderti. Vuoi solo tornare al sicuro. Questo ha molto senso. È come una reazione naturale del corpo. Quando non ti senti sicuro, ti proteggi. Quando ti senti al sicuro, ti apri. Per questo è così importante trovare un modo per sentirsi a casa anche in un posto nuovo. E ci sono persone che sono bravissime in questo. Le persone che viaggiano molto per lavoro, per esempio, o le persone che si trasferiscono spesso. Imparano in fretta ad adattarsi, a sentirsi a casa ovunque. È quasi come una capacità che si sviluppa con la pratica. Sì, e io penso che sia anche una questione di mentalità. Se pensi al posto nuovo come a una minaccia, ti senti sempre a disagio, ma se lo pensi come a un'opportunità, un'avventura, ti adatti molto più in fretta. Non è sempre facile, ma è possibile. Esattamente. E poi, con il tempo, anche un posto nuovo diventa familiare. Diventa casa. Io ho un'amica che si è trasferita dall'Italia in Giappone 10 anni fa. I primi mesi erano durissimi. Tutto diverso, la lingua, il cibo, le abitudini. Poi pian piano si è ambientata. Ora il Giappone è casa sua. Quando viene in Italia a visitare è lei che si sente un po' straniera. Che storia interessante! È davvero la prova che gli esseri umani sono incredibilmente adattabili. Possiamo sentirci a casa quasi ovunque, se diamo al posto il tempo e l'attenzione necessari e anche a noi stessi il tempo per abituarci. Bello detto, Stefano. Allora, cari ascoltatori, vogliamo sapere, voi vi sentite subito a casa nei posti nuovi o ci vuole molto tempo? Siete il tipo di persona che ama l'avventura di un posto nuovo o preferite la tranquillità e la sicurezza di casa vostra? Scriveteci nei commenti, vogliamo conoscere le vostre esperienze. Sì, i commenti sono sempre il mio momento preferito. Ogni settimana leggiamo le vostre risposte e spesso sono più interessanti della conversazione che abbiamo fatto noi. Voi avete esperienze reali, storie vere, e questo è il cuore di BravoCast Italiano.
Assolutamente! E ricordate, ascoltare italiano ogni giorno è il modo migliore per imparare. Non dovete capire ogni parola. L'importante è ascoltare, sentire il ritmo della lingua, abituarvi ai suoni, esattamente come ci si abitua a un posto nuovo, con il tempo e la pazienza. Bellissimo paragone. Imparare una lingua è come sentirsi a casa in un posto nuovo. All'inizio tutto sembra strano e difficile, poi pian piano diventa familiare e un giorno ti svegli e pensi: questa lingua mi sembra normale, questo posto mi sembra casa. Che bella conclusione! E con questo, cari amici, arriviamo alla fine della puntata di stasera. È stata una bella conversazione, vero? Spero che abbiate trovato qualcosa di interessante, qualcosa che vi ha fatto pensare alla vostra vita e alle vostre esperienze. Sì, è stato davvero bello. Grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni settimana. Voi siete la ragione per cui continuiamo a fare questo. Ogni ascolto, ogni commento, ogni condivisione ci dà la forza di andare avanti. Grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie. E se questa è la prima volta che ascoltate Bravocast Italiano, benvenuti. Siete arrivati nel posto giusto. Abbiamo tante puntate che potete ascoltare su tutti i temi della vita quotidiana, in italiano semplice e naturale, perfetto per chi studia italiano. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e soprattutto lasciate un commento. Ci piace molto leggere quello che pensate e buonanotte a tutti o buona giornata, dipende da dove siete nel mondo. Buonanotte, buon pomeriggio, buon mattino a tutti, ovunque siate. Alla prossima puntata di Bravocast Italiano. Ciao ciao! Ciao a tutti, ci vediamo presto.